Ciao a tutti da SVT Performance. Oggi parleremo di... Magia. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo di Rate of Force Development o Contact Strength in arrampicata. Tenere tanto in poco tempo. Quante volte abbiamo fatto un dinamico, abbiamo lanciato una presa e una volta afferrata le nostre dita hanno detto bye bye. Bye bye. Annalisa bye bye. Ciò che ci ha impedito di tenere quella presa probabilmente è la Rate of Force Development, ovvero la capacità di sviluppare forza nell'unità di tempo ed in questo caso specifico in poco tempo. Quant'è questo poco tempo? Sono nella letteratura scientifica solitamente 300 millisecondi. Sono più o meno così. Quindi la forza che si riesce a sviluppare nei primi 3 decimi di secondo dal contatto con la presa. Perché è così importante allenare questa qualità? Perché un movimento dinamico richiede meno tempo sotto tensione e perciò ci permette di rendere il movimento più efficiente. Perché questa qualità ci permette di fare un lancio e controllare il corpo meglio, perché non dobbiamo aspettare di riuscire a fare forza sulla presa e quindi riusciamo prima a sistemare la posizione del corpo. Perché quando iniziamo il movimento per andare ad una presa dobbiamo sviluppare la forza in poco tempo per rimanere nella posizione ottimale e se non la sviluppiamo in poco tempo o ci snappa la presa o dobbiamo faticare molto di più per poter raggiungere la presa e poi non si sta. Ora vi chiederete come si misura questa Rate of Force Development. Principalmente si possono usare degli strumenti appositi che non sono altro che dei misuratori di forza che eseguono delle letture ogni X millisecondi e ci permettono di analizzare la dinamica di sviluppo della forza. Detto in parole molto più povere, attacchiamo una cosa che misura e ci fa tante letture in poco tempo. Quant'è questo poco tempo? 80 letture al secondo, ovvero una lettura ogni 12,5 millisecondi. Rapportando la forza massimale con la capacità di esprimere questa forza nell'unità di tempo, quindi la Rate of Force Development, possiamo capire quanto il nostro atleta necessiti di lavorare su questa capacità o se invece ha bisogno prima di lavorare sullo sviluppo di forza, quindi è un po' debole, e poi passare a un lavoro più specifico per appunto la Contact Strength o Rate of Force Development. Quindi che cosa vuol dire? Tutti dovrebbero lavorare su questo? Sì, è un fattore importante, però se abbiamo un massimale estremamente basso poi diventa di secondaria importanza dover esprimere quel massimale in poco tempo. Ora vi chiederete, giustamente anche stavolta, se non ho un apparecchio per misurare la mia Rate of Force Development, cosa faccio? Vi capisco. In modo molto empirico si può vedere quanto siamo capaci di sviluppare forza nell'unità di tempo, valutando quanto siamo capaci di afferrare e stabilizzare le prese arrivando da un movimento dinamico. Se notiamo che abbiamo la tendenza a cercare in tutti i modi di arrivare statici ad una presa, o se vediamo che spesso e volentieri non riusciamo a fissare una presa quando arriviamo ad un movimento dinamico, salvo che non sia una vasca infinita, capito? Tipo vasca da bagno. Quindi quando arriviamo ad un dinamico, salvo che non sia una vasca, non lo teniamo mai e allora probabilmente lavorare su questo aspetto potrebbe aiutarci ad ottimizzare la nostra prestazione. Arriviamo al sodo. Come possiamo allenare questa qualità? A secco possiamo eseguire delle velocity hangs, che vedremo poi nel dettaglio in un prossimo video, che molto in breve sono delle sospensioni in cui andremo ad appenderci al trave nel minor tempo possibile, partendo da una posizione in cui non abbiamo tensione. Parto appena sopra e poi dopo, quando devo andare ad appendermi, applico tutta la forza che ho nel minor tempo possibile. Altri strumenti che però richiedono uno stato di forma migliore prima di poterli utilizzare sono il Pangullich fatto con o senza piedi. Gli esercizi che andremo a fare al pan
non saranno esercizi generici, ma saranno quindi esercizi specifici per andare a sviluppare queste qualità. Ovviamente scelti per dare una progressione di un certo tipo. Se no, ci spacchiamo. Aperta e chiusa parentesi. Bello, simpatico. E quindi riassumendo, la Rate of Force Development o Contact Strength è fondamentale soprattutto man mano che si alza il tiro. Per questo risulta fondamentale comprendere in che modo approcciare e poi allenare questa qualità. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!